Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Magiane Lichten, l'unico corso che ti erogherà crediti per il tuo processo di beatificazione. Oggi trattiamo due nuovi tempi verbali, ma prima occorrerà fare una lunga premessa. Allaccia le cinture. Zaom Ka! L'indicativo perfetto esprime un'azione considerata nella sua completezza che si sia svolta e compiuta integralmente nel passato. In italiano lo possiamo tradurre con un passato prossimo oppure un passato remoto. A differenza dei tempi verbali che abbiamo visto nelle scorse puntate, quindi il presente, il futuro e l'imperfetto dell'indicativo, non utilizzeremo tuttavia il tema del presente, perché per il perfetto serve il tema del perfetto. E adesso impareremo a costruire. Nei verbi irregolari il tema del presente e il tema del perfetto sono completamente diversi fra di loro. Vediamo per esempio il verbo vidin, il verbo vedere. Abbiamo il tema del presente, vid, il tema del perfetto invece è jepk, quindi sono due temi completamente diversi. Facciamo un altro esempio. Il verbo werjin. Werjin significa camminare, andare a piedi, andare. Nel verbo werjin abbiamo il tema del presente che è werj e il tema del perfetto che è lilluk. Anche qui sono due temi completamente diversi e non c'è trucco che serva. Questi sono temi che vanno obbligatoriamente imparati a memoria. E se la cosa ti sembra antipatica o sconveniente, sappi che il peggio deve ancora arrivare. Nei verbi regolari il tema del perfetto si costruisce secondo delle regole fisse e stabili. Ricordiamoci però che il monellico deriva direttamente dai dialetti ionici del greco antico e che in greco antico ogni singola regola era intrisa di sadismo e afflizione. Quindi come costruiremo il tema del perfetto partendo dal tema del presente? Le regole fondamentalmente sono due. All'inizio del tema del presente eseguiremo il raddoppiamento, quindi aggiungeremo una consonante e una vocale eufonica. Ma non solo. Alla fine, quindi dopo il tema del presente, aggiungeremo un'ulteriore vocale seguita da una K e avremo così il nostro tema del perfetto. Dato che però, spiegata così, non si capisce niente, occorrerà andare a vedere caso per caso. Da adesso in avanti suddivideremo i verbi a seconda della lettera con cui iniziano, perché è proprio questa lettera, la lettera iniziale, che ci indica come funziona il raddoppiamento. Prendiamo per esempio i verbi che cominciano in bilabiale. Le bilabiali sono tre, la V, la P e la F. E tutti questi verbi raddoppiano in P. Abbiamo quindi vennin, pevennek, puedin, pepuedek, fragin, pefrajak. Noterai anche come prima della K abbiamo una ripetizione della vocale tonica, quindi della vocale che porta l'accento tonico su di sé. Questa è una caratteristica che ritroveremo in tutti i verbi regolari, quindi la possiamo appunto dare come una regola fissa nella formazione del tema del perfetto per tutti i verbi. Noterai anche come vi siano dei verbi molto importanti tra i verbi regolari, ed è il motivo per cui è opportuno imparare bene la formazione del tema del perfetto, soprattutto il verbo che sta in mezzo, fondamentale. I verbi che cominciano in consonante dentale, te, tu, fe, oppure in affricata, g, c, raddoppiano tutti in te. Avremo quindi doin, te dook, trokin, te trokok, thnoin, te thnook, jabin, te jabvak, chassin, te chassak. I verbi che iniziano in consonante velare, re, che, che, raddoppiano tutti in che, anche quando si tratta della coppia re-si, che si legge z. Glatin, che glatak, zenissin, che zenissik, kirissin, che kirissik, chrimin, che chrimik. I verbi che iniziano in fricativa postalveolare sonora o sorda, oppure alveolare sorda, quindi g, sci, si, raddoppiano tutti in se. Giroen, se girook, shikin, se shikik, suppin, se soppuk. Ti segnalo in particolare il verbo suppin perché la traduzione non ci stava nella griglia e pressappoco avere una sbornia allegra. È un altro verbo fondamentale per poter comunicare in lingua monellica.
I verbi che iniziano in consonante nasale, me, ne, raddoppiano rispettivamente in me, ne, mueglin, me mueglek, nigin, ne nigik. Quindi questo è facile. Anche questo è facile. I verbi che iniziano in consonante approssimante alveolare oppure approssimante laterale alveolare, quindi la, ro, raddoppiano tutti aggiungendo semplicemente la lettera e. Lubin e lubuk, rennin e rennek. Questa è invece un po' più laboriosa. I verbi che iniziano in y, consonante approssimante palatale, seguita da vocale, sostituiscono la y con che e raddoppiano in ye. Quindi yessin diventa yechesek. I verbi che iniziano in vocale anteriore chiusa o vocale anteriore semichiusa arrotondata, eventualmente preceduta da semiconsonante approssimante palatale, quindi i, y vocale non tonica, y vocale tonica, raddoppiano con la lettera k. Ikkin, kikkik, ubrissin, kubrissik, yugin, kuguk. I verbi che iniziano in dittongo oppure in altra vocale non presentano affatto alcun tipo di raddoppiamento. Audennin, audennek, oanassin, oanassak, assuiddin, assuiddik, eggin, eggek, pueblin, pueblek, escin, escek, osiassin, osiassak, ugenissin, ugenissik. Vediamo ora insieme la coniugazione dell'indicativo imperfetto del nostro amico, il verbo escin, il verbo sperare. Sappi che tra quelle viste sinora questa è la coniugazione più semplice in assoluto. Andiamo. Amesheka, amesheka. Asesheka, asesheka. Aesheka, aesheka. Ameshekam, ameshekam. Aseshekat, aseshekat. Aesheka, aesheka. Il tema del perfetto del verbo essere è regn. Andiamo a vedere la coniugazione, le desinenze sono sempre le stesse. Amuegna, amuegna. Asuegna, asuegna. Aegna, aegna. Amuegnam, amuegnam. Asuegnat, asuegnat. Aegna, aegna. Chiudiamo con il perfetto anteriore. Questo tempo si utilizza in relazione con il perfetto per esprimere un'azione che avviene prima di un'altra azione che viene espressa dal tempo perfetto. Vediamo un esempio. L'ho mandato a cercarti, ma tu eri già andato via. Sepi janam popoka, già agorra a spevenneki a po. Ecco, è proprio quella I, la I di pevenneki, che indica che si tratta di un perfetto anteriore. La coniugazione è molto semplice, quindi ricalca la coniugazione del perfetto, utilizza il tema del perfetto, ma invece di avere la A avrò la I nell'uscita. Come traduzione per quanto riguarda l'italiano, normalmente si utilizza un trapassato prossimo o un trapassato remoto, proprio perché c'è una relazione temporale di anteriorità e posteriorità tra due azioni avvenute nel passato. Anche per oggi abbiamo finito. È stata una puntata lunga e complessa, ma ricorda, solo attraverso dedizione e sacrificio riuscirai a non farti capire in una lingua artificiale. Stanco delle solite lingue? Ma già nei Lipton!